Ciao a tutti e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Oggi vi porto dentro un enigma che ha acceso discussioni, speranze e teorie nel mondo dello spettacolo turco e nei cuori dei fan. Parliamo di due stelle amatissime, Gökberk Demirci e Özge Yas, e di una frase che è diventata un titolo, un sussurro, quasi una chiave che non apre ma custodisce. Di Özge, dice Gökberk, non si può descrivere. Cosa significa davvero? Cosa si nasconde tra le righe di quelle parole? Perché proprio adesso? Restate con me fino alla fine, perché metteremo in fila i tasselli, uno per volta, fino a intravedere la figura intera di questa storia tanto semplice quanto impossibile da ridurre a una definizione. La relazione tra Gökberk Demirci e Özge Yas è sempre stata avvolta da un misto di romanticismo e cautela, una linea sottile percorsa da sguardi complici e passi misurati. Da quando hanno condiviso il set di Yemin, la loro intesa è stata un colpo al cuore per chiunque li guardasse. Troppo vera per essere solo recitazione, troppo intensa per restare confinata alla scena. La vibrazione tra loro, quel ritmo segreto creato da silenzi e sorrisi, ha travalicato lo schermo e ha preso vita nei racconti dei fan, nelle ipotesi delle pagine social, nelle foto rubate che sembravano confermare ciò che la fiction aveva solo accennato. Eppure, come ogni narrazione che tocca corde intime, il loro percorso non ha mai seguito una linea dritta. C'è stato un tempo in cui i rumor correvano più veloci delle parole ufficiali. Si parlava di corteggiamenti sussurrati, di progetti immaginati a due, di rotture inaspettate e ritorni possibili. Poi, il silenzio. Un silenzio che non è vuoto, ma rumore ovattato, uno spazio in cui la storia respira lontano dagli occhi del mondo. È proprio in questo andirivieni di voci e pause che è sbucata la frase che ci interroga oggi. Non si può descrivere. Da dove arriva? C'è chi dice che l'abbia fatta sua, chi sostiene che sia una lettura fedele dei suoi gesti. Di certo, testate e titoli l'hanno ripetuta fino a trasformarla in una specie di sigillo, tanto evocativo quanto indecifrabile. E più circola, più aumenta il bisogno di capire. Negli ultimi tempi Gökberk, sempre gentile ma riservato, ha dosato le parole quando si è trattato di Özge. Un tempo, tra loro, emergevano dichiarazioni che lasciavano intravedere un sentimento oltre l'amicizia, momenti condivisi che sembravano suggerire un noi appena sussurrato. Oggi la parola d'ordine è prudenza. Perché? Una teoria forte chiama in causa la pressione dell'esposizione mediatica. Quando tutto è osservato, ogni gesto diventa un indizio, ogni pausa un processo su pubblica piazza. Fan, paparazzi, interviste in cui il dettaglio diventa racconto, un vortice che può consumare anche ciò che nasce per essere soltanto vissuto. Forse la scelta di non descrivere è un rifugio, un modo per salvare qualcosa di fragile e prezioso dal rumore, per proteggere un legame che non ha bisogno di una didascalia. Forse è il modo migliore per lasciare spazio anche a lei, a Özge, perché la libertà è parte dell'amore quanto la vicinanza. O forse, semplicemente, c'è stato qualcosa di talmente raro che ridurlo in parole sarebbe stato tradirlo. Ci sono esperienze che non vogliono diventare dichiarazioni pubbliche, chiedono un luogo non illuminato, una tasca segreta del cuore. E a volte l'atto più sincero è custodire, non raccontare. Gökberk è noto per un carisma gentile, una fermezza che non ha bisogno di clamore. Non stupisce pensare che i sentimenti più profondi li affidi al silenzio o, al massimo, a poche persone fidate. L'assenza di parole non è assenza di emozioni. È un'altra grammatica, più complessa, dove i verbi sono gli sguardi e i sostantivi sono i ricordi. Nelle rare volte in cui il tema affiora, la sua risposta è un sorriso misurato, uno sguardo che non fugge ma nemmeno svela. E quel non detto diventa a sua volta un messaggio. C'è qualcosa qui, ma non è una cosa da vetrina. Torniamo all'inizio. All'epoca di Yemin, quando la chimica in scena incendiava le attese e alimentava l'idea che tra finzione e realtà la linea si fosse assottigliata fino a scomparire. Le interviste di allora, le fotografie che catturavano la complicità tra tech e risate, le reazioni del pubblico online, tutto puntava verso l'idea di una coppia in fiore. Ma come spesso accade sotto i riflettori, la verità è un campo di forze, impegni fitti, progetti diversi, distanze fisiche ed emotive, l'evoluzione naturale di due persone che crescono e, crescendo, cambiano traiettoria. Non sempre per scelta, talvolta per destino. La frase non si può descrivere spalanca un ventaglio di possibilità. Può voler dire che quello che c'è stato è stato così potente da non entrare in una definizione.
Può voler dire che c'è stato anche dolore, o complessità, e che riportarlo a galla con le parole sarebbe come riaprire una cicatrice. Può significare il rispetto di un patto tacito, un confine chiaro tra il pubblico e l'intimo, tra ciò che si dona e ciò che si salva. Oppure, semplicemente, è la resa elegante all'idea che alcune cose sono più vere se rimangono misteriose, lontane dal coro. C'è poi un aspetto che in molti hanno notato. Gökeberg sa parlare a lungo di lavoro, progetti, sogni, persino di aspetti personali quando servono a raccontare un percorso. Ma quando l'attenzione si punta su Özge, le sue parole si assottigliano, si fanno vento. Non è chiusura, è selezione. E questa selezione, paradossalmente, dice più di 1000 frasi compiute. È come se ammettesse l'esistenza di qualcosa che non può o non vuole essere condiviso con tutti. E proprio questa postura, invece di placare le domande, le moltiplica. I fan cercano chiavi, i media cercano appigli, ognuno costruisce una propria versione della verità. Anche Özge ha mostrato una discrezione altrettanto ferma. Raramente pronuncia frasi definitive, preferisce accenni delicati, immagini che si affacciano e scompaiono. A tratti sembra quasi che tra loro esista un accordo non scritto, tenere basso il volume sulle questioni del cuore, per rispetto reciproco, per proteggere i percorsi individuali, forse perché andare avanti significa anche saper scegliere su cosa tacere. In un ambiente dove spesso tutto brucia in fretta, la maturità è un gesto controcorrente e prezioso. Non si tratta di negare, ma di custodire senza clamore. Forse la parte più affascinante di questa storia è proprio quella che non abbiamo. Il non detto ha una sua luce, riflette il valore di ciò che non si deve dimostrare. Non c'è niente di torbido da nascondere, c'è semmai il tentativo di non profanare ciò che ha avuto un senso, qualunque esso sia stato. In un mondo che chiede prove e definizioni, scegliere la sottrazione è un atto di fede nell'esperienza stessa. È come riconoscere che la magia, a volte, è più viva quando resta tra due persone e non va in pasto al giudizio collettivo. E i fan? I fan sono il battito che tiene viva questa storia. C'è chi sogna ancora una riconciliazione in grande stile, un'apparizione pubblica, un sorriso a due capace di riportare tutto al punto di partenza. C'è chi, invece, osserva con rispetto e accetta che la vita sia un montaggio di frammenti che non sempre combaciano con il desiderio del pubblico. L'ammirazione per il talento di Gökeberg e Özge, per la loro intensità in scena e la loro dedizione fuori scena, resta immutata. È questo che li tiene vicini ai loro spettatori, al di là di etichette e conferme. Alla fine, non si può descrivere Suona come un'ammissione lucida della complessità dei rapporti umani. Le storie non sono tutte uguali, gli amori non rispondono a manuali, le traiettorie sono fatte di curve, non di righelli. Ciò che ieri aveva un nome, oggi può essere diventato altro, senza perdere valore. È una trasformazione che non sempre può essere tradotta in parole pubbliche. Forse è proprio questo che Gökeberg riconosce quando lascia la frase sospesa. Le parole, a volte, sono più piccole delle cose che cercano di contenere. Così, l'enigma che accompagna Gökeberg, Demirci e Özge Yats non è un giallo da risolvere ma una storia da rispettare. La scelta di parlare poco o di far parlare i silenzi nasce da motivi che si intrecciano. Proteggere la sfera privata dalla pressione dei media, onorare la qualità di ciò che è stato condiviso, lasciare che le cose crescano o si concludano senza testimoni di troppo. Eppure, senza dichiarazioni roboanti, qualcosa è rimasto impresso dove conta davvero, nell'immaginario di chi li ha seguiti, nelle emozioni che hanno suscitato, nel ricordo di quella luce che sembrava accendersi quando erano nella stessa inquadratura. In fondo, la mancanza di una definizione non cancella l'effetto che una relazione ha avuto su chi l'ha vissuta e su chi l'ha osservata da lontano. Anzi, può amplificarne la portata, come una musica che continua anche quando l'orchestra tace. Forse è questa la vera misura del loro racconto, non la cronaca puntuale, non l'annuncio ufficiale, ma la traccia lasciata, intensa e sottile, nelle persone che hanno creduto nella loro complicità. E se davvero non si può descrivere, allora è perché non tutto ciò che è autentico può essere ridotto a titolo o a slogan. Siamo arrivati al termine di questo viaggio nel non detto, cercando di capire cosa possa nascondersi dietro quelle parole che hanno acceso l'immaginazione di tanti. Ora tocca a voi. Cosa vi suggerisce la frase "non si può descrivere" quando pensate a Gökeberg, Demirci e Özge Yats? Vi sembra una difesa, una carezza, una promessa? Raccontatecelo nei commenti qui sotto, perché su Stelle Turche Rivelate la vostra voce è parte della storia che costruiamo insieme.
Se questo video vi ha intrigato, lasciate un like, condividetelo con chi vive di queste emozioni e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ci vediamo presto, con nuovi dettagli, nuove domande e, chissà, qualche risposta in più.